Ciao cari amici e benvenuti a questo nuovo video. Oggi in questo video voglio parlarvi di un argomento molto particolare che è molto importante per me condividere ed è la prima volta che lo condivido online attraverso i video e voglio parlarvi del vostro disegno di vita. Non so se ne avete mai sentito parlare, se mi conoscete di persona probabilmente qualche volta ve ne ho già parlato e che voglio condividere con voi in questo video è legato a questa esperienza di questa vita e è legato alla vostra personalità. Quando noi nasciamo, i pianeti, le stelle, la luna, il flusso energetico che era intorno a noi nel momento della nascita ha influenzato il nostro disegno, ha creato un disegno per noi personalizzato che non è arrivato a caso perché comunque essendo anima, quando ci connettiamo con la nostra parte più profonda, comprendiamo anche che siamo stati noi a scegliere determinate esperienze e queste esperienze sono collegate ad un disegno di vita, ok? Ogni persona ha una struttura di personalità e ha una sua propria individuale personalità e quella personalità è vero che a livello mentale è stata influenzata dai bisogni, dai valori, dalle credenze, dall'ambiente circostante, come spiego spesso in altri video, è anche vero che come noi nasciamo con i capelli castani, con gli occhi verdi, con un determinato colore della pelle, nasciamo anche con un particolare disegno di vita, che è un disegno che non possiamo trasformare, mentre il lavoro sulla nostra mente, sulle emozioni, sulle credenze, sui blocchi e così via, li possiamo trasmutare, li possiamo lasciare andare nel momento in cui facciamo del lavoro su di noi. Comprendere il nostro disegno di vita ci permette proprio di capire le caratteristiche della nostra personalità e ci serve per comprendere quelli che sono i nostri talenti, le nostre potenzialità che ci portano ad un fluire della vita, quindi ad una facilità della nostra vita e tutto quello che invece non fa per noi in questa vita e se seguiamo questo non fa per noi otterremo inevitabilmente sforzo e fatica. Ecco, nel disegno di vita noi veniamo, tra virgolette, catalogati in 4 tipologie di disegni differenti, che poi a loro volta diventano ancora suddivisi, perché anche all'interno di questi raggruppamenti diciamo che poi ognuno di noi ha la sua identità differente rispetto a tutti gli altri. E i 4 disegni di vita sono il manifestatore, il generatore, il riflessore e il proiettore. Non so se ne avete mai sentito parlare, adesso vi farò una descrizione un po' generale, poi magari più avanti farò dei video più specifici o se state facendo dei percorsi di coaching con me e così via, chiedetemi proprio una sessione specifica su questa, in modo che io vi possa proprio illustrare, diciamo, il vostro disegno di vita. Ecco, la figura del manifestatore rappresenta una persona che ha la capacità di manifestare tutto quello che lui chiede. Immaginatevi l'imprenditore di successo, immaginatevi il networker che fa la scalata in 2 anni, a differenza delle persone che ce ne mettono magari 20. Immaginatevi quella persona che schiocca le dita e tutto gli accade quasi come per magia, ok? È quella persona che nel momento in cui decide qualcosa, prende, va, lo fa, non ha bisogno di nessuno, non ha bisogno di aspettare qualcuno, non ha bisogno di essere invitato, non ha bisogno di chiedere le risposte dall'esterno, prende, va e fa, è un'energia molto maschile, ok? Ecco, c'è da dire che non è da catalogare tipo questo è bello, figo, questo invece è più sfigato, cose di questo tipo. È da comprendere le differenze di ogni essere umano.
Sono differenze che appunto andiamo a sperimentare nella personalità. Io parlo sempre di personalità in questo video quando parlo di disegno di vita, quindi non mi sto connettendo con il discorso anima e spirito, ma sto parlando solo di quello che sperimentiamo in questa vita. Ecco, il manifestatore è colui che con un'energia maschile tendenzialmente va e manifesta e ottiene quello che vuole. Il generatore invece è colui che è più portato alla manualità, a tutto quello che è il fare. Se non fa, non si sente carico a livello proprio energetico. Potrebbe essere quella persona che fa lavori manuali, che fa lavori a livello energetico attraverso le mani e così via, ed è quella persona che ha bisogno di ricevere un invito dalla vita. È quella tipologia di persone, ed è il 70% della popolazione, al generatore, è quella tipologia di persona che deve aspettare i segnali dall'esterno, perché l'universo, la vita, gli porta dei segnali e attraverso quei segnali il generatore può comprendere come muoversi oppure no. Ecco, a differenza del manifestatore, il generatore, se dice io decido, vado, prendo e faccio questa cosa e non ha ricevuto una sorta di segnale dalla vita, molto probabilmente inizierà a vivere quella esperienza con sforzo. Stessa cosa al contrario, il manifestatore, se non agisce di sua iniziativa, ma ad esempio agisce seguendo un'altra persona che lo ha condizionato, molto probabilmente vivrà frustrazione e sforzo. Ecco, in questi due esempi già potete capire le differenze di personalità e potrete chiarirvi le idee anche proprio a livello di quello che vivete nella vostra vita. Io quando ho scoperto il mio disegno, per me è stato illuminante perché mi sono resa conto di quanto era fluido il mio accadere della vita nel momento in cui seguivo proprio il mio disegno e di quanto invece era sforzo il non seguire il mio disegno. Nel prossimo video vi parlerò degli altri due pilastri del disegno umano. Nel frattempo lasciatemi dei commenti, ditemi che cosa ne pensate, se volete saperne di più a livello più specifico non esitate a chiedermi in privato. Praticamente come funziona? C'è proprio un programma che ti permette di comprendere quello che è il tuo disegno di vita in base al tuo orario di nascita, al luogo in cui sei nato, al giorno in cui sei nato, allo stato da dove vieni e così via. Quindi tutte le caratteristiche con cui sei venuto qui a sperimentare la tua personalità, e attraverso questo noi strutturiamo quello che è il tuo disegno di vita. Perché serve comprenderlo? Proprio per capire quelli che sono i tuoi canali preferenziali, quindi fondamentalmente per capire come vivere nel miglior modo, sereno, felice, senza sforzo. Ci vediamo al prossimo video dove parlerò di proiettori e riflessori. Un abbraccio di luce.